Ciao a tutti e bentornati su Segreti Turchi. Mettetevi comodi, perché oggi vi porto una storia che sta incendiando i social e facendo discutere tutta l'industria dell'intrattenimento. Prima di iniziare, ricordate di iscrivervi, attivare le notifiche e mettere un like. In questa puntata entreremo dietro le quinte di ciò che sta vivendo Gökberk YLDRM, tra un passato che non sempre tace e un futuro che potrebbe cambiare tutto con una sola risposta da parte di Cemre Arda. Da giorni si rincorrono voci sulle parole intime che Gökberk avrebbe condiviso con chi gli è più vicino, confessioni in cui ammette di sentirsi sospeso tra ciò che è stato e ciò che desidera per domani. Da una parte la responsabilità verso i suoi bambini, un legame che resta sacro anche quando l'amore finisce. Dall'altra, quel sentimento travolgente per Cemre, che gli ha ridato il coraggio di immaginare una vita nuova. Ho trovato l'amore della mia vita e presto mi sposo, sarebbe stato sentito mormorare in un momento di sincerità. Bastano poche parole per scatenare un terremoto mediatico. Le fonti vicine a Gökberk ribadiscono che con l'ex compagna il filo rimasto è fatto solo di doveri e rispetto, niente di più. Non lo dice con durezza, ma con la calma misurata di chi ha capito che alcune porte vanno chiuse per permettere ad altre di aprirsi davvero. Quella porta, nella sua mente, conduce a Cemre. E non è un caso che negli ultimi mesi lui abbia iniziato a impegnarsi in gesti concreti, meno promesse sussurrate all'orecchio e più azioni che parlano al posto suo. Non solo parole dunque, ma progetti, tempi, e quel bisogno di dare certezze. Qualcuno assicura che Gökberk stia preparando una proposta di matrimonio che non sarà facile dimenticare. Pare che abbia scelto un anello disegnato su misura, un gioiello che racconta loro più di 1000 frasi, e che stia cercando un luogo nascosto, lontano dall'occhio indiscreto dei paparazzi, per fare la domanda che può cambiare il corso di questa storia. Un tramonto, magari un giardino segreto, una canzone che hanno scelto insieme senza dirlo a nessuno. Se Cemre dirà di sì, inizierà un conto alla rovescia capace di far impazzire la stampa. Tutti vorranno quell'immagine, quel sì che accende i sogni. Ma il punto caldo resta uno, dirà davvero sì? I commenti in rete si dividono, e non potrebbe essere altrimenti. C'è chi vede in questa coppia la prova che l'amore, quello che resiste ai rovesci della vita, sa farsi strada tra paure e responsabilità. E c'è chi invece invita alla prudenza. I capitoli non chiusi del passato, anche quando sembrano lontani, possono tornare sotto forma di incomprensioni e silenzi più pesanti delle discussioni. In mezzo a questo coro, la voce dell'ex resta un'incognita, nessuna uscita clamorosa, nessun attacco, solo un dialogo indispensabile per il bene dei piccoli. Ed è proprio lì che tutto si complica, perché fraintendimenti e battute non dette possono trasformare anche la migliore delle intenzioni in un labirinto. Le persone che conoscono bene Cemre insistono su un punto: non è una donna che si lascia trascinare da un momento. Lei osserva, ascolta, pesa i gesti più delle frasi. Ha imparato a proteggere il suo cuore come si fa con un fragile segreto, soprattutto quando i riflettori sono puntati e ogni dettaglio diventa commento. Per lei la fiducia è il mattone che regge tutto, e non lo dice per farsi bella, lo vive. Prima di fare un passo, vuole essere sicura che la storia non si trascini dietro ombre capaci di alterare quelle promesse pronunciate con luce negli occhi. Un dettaglio, però, scalda chi tifa per loro: gli amici giurano che nella vita di Gökberk, Cemre abbia sempre avuto un posto speciale. Anche quando la distanza li teneva lontani, la strada, in un modo o nell'altro, li riportava allo stesso incrocio. Non è una favola. È il tempo a dirlo: scelte, lavori, occasioni mancate e poi ritrovate. Eppure, proprio i fili tirati dal passato hanno creato crepe in alcuni momenti. C'è stato chi ha visto in Cemre un passo indietro, un distacco fatto non di indifferenza ma di autoconservazione. Da fuori, qualcuno lo ha scambiato per freddezza. Da dentro, era solo il tentativo di non perdere se stessa. È qui che lo sguardo di Gökberk cambia. A detta di chi gli sta accanto, è come se avesse capito che certe dichiarazioni suonano vuote senza un eco nei fatti. Da allora, lui sarebbe diventato metodico, ha riorganizzato la sua routine, ha imposto confini netti alla propria vita privata,
ha scelto con chi parlare e di cosa, ha abbassato il volume del brusio intorno a sé. Pare perfino che stia prendendo lezioni, sì lezioni proprio, per preparare un momento che racconti l'amore anche con il corpo, movimenti studiati per una sorpresa danzata, qualcosa che a Cemre strappi un sorriso di quelli che cancellano i mesi difficili. Le famiglie, intanto, non tacciono. In casa YLDRM, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe un'aria che sa di festa trattenuta, una gioia che non vuole essere superstiziosa, ma che si prepara, semmai, a esplodere. C'è chi sussurra che i parenti sostengano apertamente la relazione e che desiderino un matrimonio non troppo lontano. La parola o presto aleggia nelle conversazioni come un invito benevolo. Dall'altra parte, chi protegge Cemre veglia senza invadenza. La incoraggia a seguire il proprio istinto, a non farsi definire dall'eco dei titoli, ma dalla voce della propria serenità. Mentre i fotografi tentano di anticipare ogni mossa, i giornalisti ripetono che questo intreccio continuerà a catturare l'attenzione. Il triangolo, dicono, non è fatto di tradimenti e scenate, ma di una tensione più sottile, l'amore che chiede spazio, i figli che meritano stabilità, e un passato che pretende di essere trattato con rispetto. Non ci sono buoni o cattivi nei toni accesi del dibattito, ma una domanda ricorrente: è possibile costruire un domani luminoso senza affrontare fino in fondo ieri? Cemre, a guardarla da vicino, sembra più chiara che mai sulle sue esigenze. Non vuole promesse da cartolina, ma gesti coerenti, non cerca l'apparenza, ma il respiro di una casa. Alcuni testimoni giurano di averla vista sciogliersi negli ultimi incontri, come se tra le pieghe del suo timore si aprisse un varco di speranza. C'è un momento, raccontano, in cui lui le prende le mani e non parla. Nessuna frase altisonante, solo il peso leggero di due dita intrecciate. In quegli istanti, la prudenza di lei non scompare, cambia, non è più un muro, è un filtro che lascia passare quello che conta. In rete le fazioni si fanno sempre più definite. I romantici ripetono che l'amore autentico trova sempre un varco, anche quando la burocrazia dei sentimenti lo vorrebbe complicare. I più scettici, invece, sostengono che non basta volersi bene, che senza chiudere tutte le pendenze del passato nessun progetto potrà reggere al primo temporale. Due punti di vista che si sfiorano e si oppongono, mentre la verità, forse, sta nella capacità di tenere insieme entrambi, guardare avanti senza negare ciò che è stato, offrire sicurezza senza imporre silenzio a chi ha ancora bisogno di parola. E poi c'è la voce di lui, raccolta in confidenze mai urlate. Non voglio più che il mio ieri rovini il nostro oggi, avrebbe detto. È una frase semplice, ma contiene la stanchezza di una lotta interiore e la determinazione di chi ha scelto un orizzonte. Perciò lavora a quell'idea di proposta che non è solo spettacolo, è una promessa di presenza. Un anello pensato, una coreografia provata di nascosto, un luogo protetto, magari un tappeto di luci calde e pochi testimoni. Se tutto andrà come immagina, al centro ci saranno soltanto loro due, e la risposta di Cemre non avrà bisogno di essere gridata per valere. Il tempo, intanto, fa il suo mestiere, mette ordine, lima spigoli, svela i contorni. Le ultime voci raccontano di un incontro decisivo già fissato, di un fine settimana rubato alla frenesia per guardarsi in faccia e nominare ogni paura. Là, dove i telefoni restano spenti e gli orologi lenti, potrebbe nascere il capitolo che tutti aspettano. Sarà quelli sì che trasforma i piani in realtà o un altro giro di valzer tra prudenza e desiderio. Noi, come voi, restiamo in ascolto, senza fretta, perché certe storie hanno bisogno del loro ritmo per fiorire. Per ora, questa è la musica che accompagna Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Un tema che parla di responsabilità, di coraggio, di fiducia riconquistata giorno per giorno. Che si trasformi presto in un annuncio o che richieda ancora tempo, è evidente quanto entrambi abbiano deciso di trattare l'amore non come un titolo da prima pagina, ma come una stanza da costruire insieme, mattone dopo mattone. E se davvero arriverà quel momento segreto, con l'anello scelto e il cuore in mano, promettiamo che su Segreti Turchi saremo i primi a raccontarvelo, con il fiato sospeso e gli occhi pieni di quella luce che solo le storie vere sanno accendere.
Restate con noi. Il capitolo successivo potrebbe essere più vicino di quanto immaginiamo.